So che anche voi non vedete l'ora di essere soddisfatti nel 2026. Ma qual è la differenza tra sana e tossica positività? Quando è che il troppo porta alla delusione? E il 2025 è iniziato e finito con dei grandi colossi che hanno causato enormi delusioni. E tutto ciò è sintomo di una grande strategia di cattivo business. Ed è nostra responsabilità come giocatori chiamare in causa queste aziende che non rispettano né il nostro tempo né i nostri portafogli, smettendo di preordinare e soprattutto facendoci sentire quando un videogioco viene venduto a 80 e più euro privo di contenuti, perché le politiche prevedono di diluire questi contenuti in anni successivi di DLC a pagamento e finti aggiornamenti gratuiti. Per non parlare della consistente mancanza di rispetto quando i videogiochi arrivano in uno stato di open beta non dichiarata. È un compito arduo farsi sentire dalle aziende, specie quando ci sono troppe campane diverse che suonano contemporaneamente, molte delle quali, ingenuamente o per malizia, credono che criticare un videogioco significhi odiarlo e preferirne un altro, quando in realtà la critica nasce dal desiderio di vedere una realtà migliore di quella che ci viene servita. Esiste un grave problema di positività tossica che nasconde magari molto altro dietro tanto fumo. Non va tutto bene, le aziende promuovono male il loro fare business e se ne approfittano. È il momento del basta, niente sconti, niente marchette, solo la verità su chi merita i vostri soldi perché sta facendo un buon lavoro e su chi invece furbescamente tenta ancora di prendervi in giro. È importante che venga detto, soprattutto se questo significa rompere i maroni alla direzione. Ben ritrovati, sono Tiranno Matto e anche nel 2026 sono sereno nel dirvi le cose come stanno. Auguri di buon anno! Ed infatti dopo questa doverosa premessa vi parlo dei top e flop della strategia nel 2025, sempre con il mio stile dritto al sodo. Non aspettatevi alcun pagellino con voti nella lista di oggi. Cercherò di rimanere il più conciso possibile nel rispetto del vostro tempo. Partiamo! Le novità che sono state top nel 2025 per la strategia. Non c'è da stupirsi, sono tutti indie pubblicati da chi ha veramente a cuore il benessere dei piccoli sviluppatori. Uscito dall'accesso anticipato quest'anno, Age of Darkness Final Stand, un RTS survival veramente impegnativo e caratteristico. Ambientazione fantasy con una stabilità tecnica veramente incredibile. La gestione degli eroi ricorda molto sia Warcraft sia i MOBA, ma al contempo c'è una profondità strategica mappa per mappa. È stata aggiunta anche una campagna narrativa veramente interessante. Ci sono 3 fazioni disponibili e ognuna di esse al momento ha a disposizione 2 eroi unici, con i quali dovremo sopravvivere a decine di migliaia di elementi grazie al motore proprietario, fatto apposta per generare così tante ondate. Passiamo a un altro indie pubblicato da Ude Doors nonostante la proprietà intellettuale sia ancora di Ubisoft. Ecco a voi Heroes of Might and Magic Olden Era, sviluppato da Unfrozen. Letteralmente scongelato dal passato il modello di Heroes of Might and Magic 3, modernizzato con una grafica nuova. Questo accesso anticipato al momento è in forma di demo gratuita. È un ritorno al passato che eleva ciò che ha funzionato, ascoltando la community e continuando ad evolvere tutto ciò che non convince abbastanza. È stato infatti rivelato che stanno rivalutando completamente la struttura delle mappe tattiche a turni. La chiarezza comunicativa e l'apertura mentale in questo caso sono un esempio positivo che dovrebbe insegnare soprattutto alle grandi aziende. Altro titolo strategico pubblicato da Ude Doors ma sviluppato da Amplitude Studios. Gli sviluppatori celebri per la serie Endless tornano nell'universo fantasy con Endless Legend 2. Questo grand strategy 4X alla Civilization riesce ad immergerci in un nuovo mondo con un'interfaccia sempre in evoluzione anche grazie ai feedback della community che vengono ascoltati regolarmente.
interessante. Endless Legend 2 è ancora in accesso anticipato, ma promette di superare il controverso Humankind. Ancora ci sono dei tentennamenti, è vero, soprattutto sull'intelligenza artificiale e il bilanciamento delle difficoltà più elevate, ma la direzione artistica e narrativa vanno ad unire a un sistema funzionante e classico di grand strategy un'immersione forte dettata da un'ambientazione estremamente interessante e meccaniche di gioco che la rispecchiano come i monsoni che cambiano consistentemente la mappa. Passiamo ora ai top giochi aggiornati nel 2025 e non ci allontaniamo troppo da casa Ude Doors, iniziando con un grande gioiello da un solo sviluppatore, Manor Lords, che nel 2025 ha visto l'uscita di tante open beta fino al rilascio di aggiornamenti completi, come nello scorso mese. Sono stati introdotti tantissimi nuovi sistemi, è stato arricchito ancora di più il comparto artistico, anche se purtroppo i nostri precedenti borghi, città e domini ormai non sono più utilizzabili nella versione corrente. Nonostante i tempi molto dilatati, in maniera organica questo gioco, esattamente come nel design, continua ad evolversi e rimane un top a dimostrazione che non è necessario avere infinite risorse, grandissimi team e un super marketing per realizzare un gioco che rispetta il tempo, le necessità e il volere di escapismo dei suoi giocatori. Una grande lezione da uno sviluppatore indie alla grande industria. Cambiando editore e genere, in una transizione che può risultare molto familiare agli amanti di Total War, Slitherine ha sviluppato ormai tanto tempo fa Warhammer 40.000 Battle Sector, strategico a turni ispirato tantissimo al gioco da tavolo, che nel 2025 ha visto tantissimi aggiornamenti interessanti, da una nuova modalità campagna basata sulla modalità del tabletop crociata, che fa guadagnare nel tempo esperienze e potenziamenti alle nostre unità durante una serie di missioni, fino a nuove fazioni e aggiustamenti a fazioni già esistenti. Il progetto di Slitherine è davvero tanto ambizioso e rappresenta secondo me un'ottima trasposizione del gioco da tavolo in un contesto videoludico a turni. Rimane un top aggiornato nonostante alcuni contenuti promessi per il 2025 siano slittati per il prossimo anno. Non ci allontaniamo da Warhammer 40.000 perché quest'anno, in mezzo alla varia nostalgia e le grandi remastered, è arrivato Dawn of War Definitive Edition. Finalmente la saga è stata ripubblicata con un motore di gioco adattato alla modernità, ottimizzato anche per il multiplayer e per gli schermi 4K. È il Dawn of War di cui tutti noi probabilmente ci siamo innamorati come giocatori strategici della prima ora. La grande introduzione alla strategia di Warhammer 40.000 nella storia videoludica. Consigliatissimo come top aggiornato soprattutto a chi vuole rigiocarselo da capo, ma che in un certo modo può essere anche un trampolino di lancio per nuovi videogiocatori interessati a 40.000 alle porte di un anno che si prospetta all'insegna del tetro e oscuro futuro del 41esimo millennio. Antico e sempreverde, Age of Empires 2 non delude nel 2025 con un sacco di novità gratuite, nuovi effetti, nuove varianti di texture, tanti nuovi edifici, castelli, meccaniche Havok di distruzione degli edifici e 2 grandi DLC, uno che introduce la saga dei Tre Regni e un altro il seguito di Chronicles della Grecia con Alessandro Magno. Le campagne introdotte da questi DLC valgono il prezzo già di base, ma in più vengono introdotte ovviamente anche nuove civiltà ed unità. Age of Empires 2 invecchia sempre meglio, mantenendo una forte community competitiva in un motore che si invecchia, è vero, ma che gioca moltissimo sulla nostalgia e l'affidabilità. Complimenti anche per aver saputo leggere le volontà della community e fare qualche passo indietro su vecchi inciampi di DLC troppo costosi e che offrivano troppo poco. Un titolo uscito da tanto tempo ma aggiornato nel 2025 consistentemente con tanti contenuti veramente di qualità, nonostante il prezzo forse un pochino eccessivo, ma in linea con l'editore, è Age of Wonders 4. Tra campagne narrative, le modalità sandbox, le sfide e una costante asimmetria personalizzabile,
questo 4X strategico fantasy credo sia uno di quei giochi che non può che invecchiare bene. È sicuramente uno dei più grandi top aggiornati in questa lista e che vi consiglio assolutamente di provare, magari usufruendo di qualche sconto. Questa è una delle saghe strategiche più giocate di sempre e anche nel 2025 sono tantissimi i giocatori che ritornano al terzo capitolo. Si parla ovviamente di Total War Warhammer Fantasy, che considero un top aggiornato, certo, ma con delle riserve perché l'ultimo DLC è arrivato dopo un anno di attesa. Ne ho parlato largamente nella mia recensione. Questa unica saga viene ancora curata dagli sviluppatori, che durante il 2025 hanno rilasciato un sacco di contenuti gratuiti, principalmente per provare a sistemare tutti i problemi che loro stessi continuavano a ripresentare hotfix dopo hotfix. Al contempo non hanno abbandonato nemmeno l'aspetto più competitivo delle battaglie multiplayer. La salute di Total War Warhammer 3 durante il 2025 è stata molto altalenante, ma la chiusura dell'anno fa ben sperare per il futuro. L'aggiornamento gratuito con tanti rework 7.0 è un esempio di eccellenza nella cura e nello sviluppo di un videogioco che è uscito da tanti anni. Actually, tiranno, sei ipocrita. Hai tanto detto di chi difende le aziende e valuti top Warhammer 3 dopo tutti i problemi. Infatti, Gianpippo, anche se ho avuto l'accesso anticipato di Tides of Torment, rimango molto critico e preoccupato, tanto che non ho venduto fumo sui nuovi annunci riguardanti tutto Total War, non soltanto Lords of the End Times, che dovrebbe arrivare in estate 2026, ma che potrebbe sempre ritardare, esattamente come questo DLC. E sicuramente non salto sul carrozzone dell'hype per un trailer cinematico da 2 minuti o qualche linea di affermazione in blog post e interviste sotto paywall. Non è nel mio stile e ritengo che sia fare il gioco di chi magari sull'hype vuole costruire un bad business, il che è soltanto un ennesimo aspetto della strategia che voglio condannare con questo video top e flop. Do a Creative Assembly il beneficio del dubbio soltanto perché hanno finalmente rivelato le carte sul cosa bolle in pentola da diversi anni, però non concedo loro nient'altro. Dovrebbero essere più aperti nella comunicazione, più rispettosi della loro community e sicuramente impiegare meno tempo nel continuare a darci un prodotto che nel tempo mantiene il suo valore. Tutto sommato hanno già ascoltato in parte la community cambiando i prezzi di DLC molto critici come Shadow of Change e assicurando che in futuro non esisterà più l'industry standard dei pacchetti a pagamento per l'aggiunta del sangue sui Total War. Sarà anche una piccola vittoria, ma voglio applaudire ai nuovi tentativi di un'azienda che ha rischiato davvero tantissimo con i suoi passi falsi. Se non ci fossero state delle mosse nella nostra direzione in quanto giocatori, avrei sicuramente inserito il mio videogioco strategico preferito nei flop di quest'anno. Non basta il supporto della community per far procedere bene negli anni un titolo che inizia male. E voglio ricordare che Total War Warhammer 3 aveva iniziato davvero con il piede sbagliato. Esattamente come altri grandi colossi che sono usciti durante il corso del 2025. Infatti parliamo dei flop delle novità di quest'anno e lo faccio con un po' di magone, con un nodo alla gola, perché non avrei mai voluto che questi titoli fallissero in maniera così epocale. Si parla di colossi della strategia, per i quali avevo grandissime aspettative. Primo fra tutti, Sid Meier Civilization 7. Arrivato a febbraio del 2025, ha veramente deluso tantissimo al lancio. L'interfaccia è sì molto più semplice e intuitiva, ma perde molto di spessore e prima di tanti aggiornamenti e fix era ancora più scarna di quanto risulta tuttora. E con tuttora intendo dicembre 2025, quando Firaxis ha deciso di investire in un DLC gratuito, però a tempo limitato. E come sempre il diavolo è nei dettagli. Conoscete il concetto di FOMO, Fear of Missing Out? La scadenza del 5 gennaio per ottenere gratuitamente un contenuto cade a fagiolo con i grandi saldi di Steam e compagnia cantante.
Se si era indecisi sull'acquisto di Civilization e si aspettavano tempi un pochino più rosei, questa sembra l'occasione perfetta. Con questa scusa si cerca di arpionare più giocatori che in realtà sono tornati sui vecchi Civilization. È parte del bad business di cui vi parlavo, esattamente come l'insistente mancanza di contenuti al lancio che vengono decurtati proprio per favorire futuri contenuti che siano a questo punto a pagamento o aggiornamenti gratuiti e regalo. Come se non bastasse, la ciliegina sulla torta è che le meccaniche di gioco sono sciatte. Non sono soltanto semplificate, ma vanno ad appropriarsi di un'identità che non è quella di Civilization, con il passaggio delle ere e la scelta obbligata di una nuova civiltà. Per fare un esempio, non c'è una continuità, non c'è una profondità del personaggio storico che rappresenta la nazione, perché se tanto la nazione può cambiare così radicalmente, qual è il senso di sceglierne uno? Nonostante con gli ultimi aggiornamenti buona parte delle scelte delle ere precedenti siano in un certo senso traslate nel futuro. Però questa eredità funziona peggio che in altri titoli simili. La microgestione non è impegnativa come nei titoli precedenti e sembra davvero un tentativo mancato di produrre un gioco mobile ad alto budget. È un gioco che lotta contro la sua stessa eredità e questi cerotti messi all'ultimo minuto sono pure molto sospetti. Quindi, oltre al voler copiare altri videogiochi di relativo successo e con tanti problemi, come appunto Humankind di Amplitude, Civ 7 ha veramente tanta strada da fare e non è detto che ci riesca davvero. Considerati anche i prezzi esorbitanti di questo videogioco, gli sviluppatori dovranno fare l'impossibile per riguadagnare la nostra fiducia. Non pensavo di poter dire una cosa del genere, ma sto rimpiangendo Humankind. 2025, hai iniziato malissimo e hai voluto finire pure peggio. È arrivato il turno di Europa Universalis 5. Paradox Tinto ci ha servito un early access sotto mentite spoglie, anzi nemmeno, un open beta. È dal lancio che Europa Universalis 5 soffre molto e gli sviluppatori sono stati anche molto indecisi su come muoversi a riguardo. Paradox Tinto ha calcato la mano per poi fare dei passi indietro. Questa totale indecisione va a delineare un problema fondamentale. Perché chiedere così tanto ai fan? Perché non imparare nulla dalle esperienze passate come Victoria 3, per esempio? L'ambizione di per sé non è sbagliata ed è anche parte del marketing di Europa Universalis 5. Sia ambizioso. Forse lo è stato troppo il progetto Cesare, che doveva stare un pochino di più in tempo di cottura. È arrivato crudo, come ce lo si aspettava in realtà, perché ormai è una prassi consolidata di Paradox, quella di servire un gioco incompleto, per poi aggiungere piano piano i season pass, i capitoli, i nuovi contenuti a pagamento di anno in anno. Questa è una sibillina trasformazione di un gioco principalmente a giocatore singolo in un live service a pagamento esagerato. Sì, certo, Gianpippo, è una storia vecchia, ma se continuiamo a farcela andare bene i prezzi non possono che salire, mentre la qualità scende. Il problema di Europa Universalis 5 è che non è un gioco, è una piattaforma di vendita proiettata verso il futuro. Non è stato costruito per essere divertente già adesso, ma per essere la base su cui vendere tantissimi contenuti nei prossimi 8 anni. È l'esempio lampante di come l'ambizione tecnica si scontri con l'avidità commerciale, il bad business. Passando ai flop degli aggiornati per un motivo molto semplice e conseguenziale. Paradox! Eccoci qua, sempre a parlare di cattive strategie. Ai noi Paradox non è la prima volta che ci fa questo scherzone. Infatti, con questa storia dei Season Pass e dei capitoli, hanno fatto i furbetti abbastanza. Vi potrei parlare di Hearts of Iron e di Victoria 3, ma mi voglio limitare a Stellaris e Crusader Kings 3, che quest'anno hanno veramente toccato il fondo del fondo. Partiamo da Stellaris, il 4X nello spazio, patch contro patch, problemi da risolvere uno dopo l'altro, soprattutto nel periodo di maggio, durante il DLC Biogenesis. Per Crusader Kings 3 la caduta è stata veramente tragica
e io ci sono rimasto così male che non ho più intenzione di coprire praticamente nulla che sia Paradox. E anzi, se non fosse per le mods di Crusader Kings 3, non lo toccherei neanche e lo disinstallerei. L'espansione gigantesca della mappa di gioco è vasta come un oceano e profonda come una pozzanghera. Lo hanno detto tutti e per una valida ragione. Non c'è profondità culturale. Non c'è una differenza e anzi viene spostato il fulcro del gameplay verso l'area orientale, che offre banalmente soltanto dietro paywall qualche meccanica in più rispetto all'Europa, ma in realtà sia a livello strategico sia a livello RPG che noi si giochi un personaggio a Bisanzio, in Cina o in Giappone, è tutto grinding e basta, meccaniche ripetute allo sfinimento. E per concludere, una grave nota di demerito per Age of Empires 4, che io in realtà avevo apprezzato tanto al lancio e anche nelle prime espansioni, ma nel 2025 il prezzo è aumentato in maniera spropositata rispetto all'offerta dei DLC e contrariamente ai contenuti aggiuntivi di Age of Empires 2, quelli di Age of Empires 4 hanno lasciato veramente a desiderare, sia a livello di bilanciamento in multiplayer, sia per quanto concerne il contenuto reale anche di campagna e single player. Questa è stata la mia, spero concisa, analisi dalla mia cameretta di clausura, dalla quale cerco sempre di condividere con voi la mia opinione gamer to gamer. Ho voluto sottolineare con forza chi lavora per passione e nel nostro rispetto in quanto giocatori consumatori, in netta contrapposizione con chi invece lo fa perché ci considera un asset finanziario, una mucca da mungere fino all'ultima goccia di latte. Lo devo dire perché sennò rimane nell'etere e potrebbe essere frainteso. Ovviamente non c'è una contrapposizione bianco-nero, si tratta di un enorme gradiente di grigi. C'è chi risponde alla necessità di nostalgia in maniera sana, cercando di fornire un'alternativa moderna a qualcosa che non è più fruibile, e invece chi riutilizza sempre i soliti vecchi sistemi per approfittarsi della nostalgia. Bene, abbiamo constatato che i flop novità di quest'anno sono stati pochi ma importanti. I loro lanci sono stati infatti delle catastrofi, ma è di buon auspicio augurarsi che anche chi ha tentennato nel 2025 possa risollevarsi nel 2026 ascoltando i giocatori. Fintanto che un gioco viene mantenuto aggiornato e vivo, c'è la speranza che i giocatori vengano ascoltati dalle aziende. Al contempo però bisogna rimanere vocali su ciò che ci interessa e punire le aziende che non ci ascoltano. Dobbiamo smetterla di essere complici di una strategia che prima di tutto fa un danno a tutta l'industria, agli artisti, ai designers e a noi giocatori, che vorremmo soltanto sostenere dei progetti meritevoli che riescano a darci quell'illusione di escapismo da una realtà che purtroppo è sempre più tetra, perché il conflitto rimane bello ed accettabile soltanto quando all'interno di un medium di intrattenimento. Non bisogna avere paura di dire che il re è nudo, e qui troverete sempre una voce controtendenza fuori dal coro, a cercare di ricordare che combattere la battaglia giusta molto spesso è difficile, ma è possibile anche nel nostro piccolo. Lo dimostrano le community di modding internazionali, così come le nostre community di traduzione amatoriale, che hanno reso possibile per moltissimi dei titoli elencati oggi un'accessibilità in lingua italiana che gli sviluppatori e gli editori di questi giochi non hanno voluto concederci. Un ringraziamento a TVR, LPI e STI. Le grandi opere nascono in piccoli garage e camerette. In questa community non ci accontentiamo più di AAA sovrapprezzati e poca cura nel tempo. È molto meglio dare priorità ai progetti di passione. Grazie per aver cliccato sul teschio del tiranno in questo nuovo anno. Intanto non posso che dirvi alla prossima, perché questo è quanto.